saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con... Andiamo subito a vedere cosa ho ricevuto. Ebbene sì ragazzi, il Mazinga Z, uscita numero 10 e uscita numero 11. Un robot alto 75 cm, edizione Hachette, sarà anche completato con il centro ricerche fotoniche, dove avremo il punto più alto del centro ricerche fotoniche, che sarà 90 cm, quindi immaginiamoci che bellezza sarà, e ci vorrà anche un bello spazio, ma questo credo certamente che chiunque di voi abbia deciso di intraprendere questa avventura splendida abbia sicuramente già riservato il posto poi dove poterlo collocare. Da un'idea di Go Nagai, questa meravigliosa armatura, questo robot, stavo pensando, sì, facciamo così. Allora, andiamo subito a vedere questo unboxing. Vi farò anche vedere il contenuto dei fascicoli, oltre che il contenuto chiaramente del materiale da montare. Chi avrà piacere potrà dare lettura ai fascicoli, così che quando andrò poi a fare il video specifico del montaggio saremo molto più veloci. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi. Ecco qui quello che riceviamo in quest'uscita. Andremo poi a leggere tutto nel dettaglio, così come farò la stessa cosa quando andrò poi a fare il video dedicato al montaggio. Ragazzi, seguitemi se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Se qualcuno tra di voi ha piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. E lo so, manca la musica. Un giorno imparerò anche a fare questo. Un po' alla volta, abbiate pazienza. Mi piacciono questi fascicoli perché sono ricchi di curiosità. Vi esorto a leggerli perché se vi piace il Mazinga Z non potrà non piacervi anche quello che vi è scritto all'interno degli stessi fascicoli della collezione. Abbiamo quasi finito il fascicolo numero 10. Alla fine poi di questo video unboxing prenderò tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 9 e poi ci salutiamo. Questo è quello che troviamo nell'uscita numero 11 che ho già qui, e piano piano si procede al montaggio di questa splendida collezione. Andiamo subito a vedere. Come potete vedere e come vi avevo anche anticipato, abbiamo un'altra mascherina.
Questa ovviamente servirà poi per andare a mettere questo pezzo che abbiamo trovato nelle prime uscite, eccolo qui, che differenza c'è tra questo pezzo e quello che abbiamo montato con le luci? Presto detto, questo, come si è più volte detti, è più vicino all'anime del cartone animato, quindi abbiamo un colore più arancione. L'altro ovviamente lavora più a trasparenza perché deve consentire ai LED di poter essere visibili, e quindi ecco, chi vorrà presentare il suo modello con questa mascherina, le antenne, queste che sono in metallo, vedete che non hanno la punta poi per il raggio congelante, e quindi dovrà anche mettere la copertura davanti alla mascherina dove poi esce quella specie di vapore. Ecco, potrà presentarlo così, con questo pezzo, con questa mascherina e questi occhi, e con, vi faccio vedere, e con la griglia davanti. Diversamente, se vorremmo poi presentarlo così, con gli occhi più trasparenti, vedete, questo è più arancione, qua abbiamo un raggio congelante che poi si illumina. Se vorremmo appunto presentarlo così, dovremmo sicuramente andare a togliere questa, la copertura qua di metallo, a meno che non ci venga fornita anche un'altra mascherina, e allora non dovremo togliere nulla. Facilmente ci potrà magari essere anche fornita, ci potrà venire fornita anche un'altra mascherina. Ok, quindi abbiamo questo che è impresso fusione metallo, questo l'abbiamo preso dalle uscite precedenti, andiamo a toglierlo. Qua abbiamo le colonne di supporto lunghe che sono in acciaio. Abbiamo il braccio destro dell'overbuilder e la copertura del braccio destro. Qui poi ci sarà un motorino come quelli che si usano negli spazzolini da denti, molto piccolo, che consentirà poi, eccola qui, alla nostra elica di poter ruotare qui. È un modello meraviglioso, non mi stanco certamente di dirlo. Qui abbiamo le due rondelline che, a giudicare dal peso, sono anch'esse in metallo, e poi una serie di viti a brugola. Ce ne serviranno due, una è sempre data in più come scorta. Bene, andiamo adesso a vedere il fascicolo numero 11. E iniziamo questa rassegna delle nuove pagine. Questo lo vedremo poi dopo. Mi piace perché tutto dove serve in metallo. Secondo me non peserà meno di
6-7 kg alla fine. C'è un po' di silenzio, ma qui ci si deve dedicare alla lettura, è come in biblioteca, ragazzi, quindi silenzio assoluto. Ma quando mai? Chissà quando riuscirò a mettere una bella musica, dei bei video editati, eh? Ma quando? Ma chi lo sa? Ho provato anche a pubblicare degli short, non so neanche cosa è uscito fuori. Per me anche le cose più semplici per quanto riguarda tutto quello che concerne le pubblicazioni, i video, i montaggi, e per me è quasi trascendentale, è molto difficoltoso. Lo ammetto perché beh, ognuno ha i suoi limiti. Però diciamo che se conoscessi qualcuno che mi desse una mano, imparerei di sicuro. Intanto qui stiamo guardando proprio un disegno di Gonagai, meraviglioso. E questo è quello che troveremo nel prossimo numero, il 12, i componenti della spalla destra. Ecco qua, andiamo a vedere cosa troviamo. Vi voglio solo pesare questo pezzo. Guardate, quasi mezzo etto, 47 grammi, che per i nostri amici non italiani il peso è questo. Per farvi rendere conto proprio del materiale. È veramente tutto massiccio. Questo è la giunzione dello snodo in acciaio. Qui non si è lesinato in nulla, i materiali sono veramente adatti per quello che sarà poi lo scopo. Qui abbiamo lo snodo del braccio sinistro in zinco presso fuso, 5 viti a brugola e 5 rondelle. Ecco qui. E abbiamo finito questa presentazione dei nuovi numeri. Mi stava cadendo la bilancia. Adesso, come già anticipato, metto pausa al video, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 9 e poi ci salutiamo. A dopo. Ed eccoci qua, ragazzi. Questo è quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 9 e non è poco. Guardate soltanto la testa, che spettacolo. Con Koji Kabuto come anteprima. Quanto è bello. Questo è quello che ci hanno dato per poter appunto controllare che i LED montati fino adesso fossero tutti funzionanti. Questo è un braccio dell'overbuilder che poi andrà messo così. Vi rendete conto che bello che è? Bellissimo. La sua elica
questo poi sarà così, si piegherà. Che bello. Queste sono le due punte che abbiamo visto prima in metallo, che si usano per la ragione che vi ho detto prima, nel momento in cui deciderete voi di presentarlo come vorrete. Questa è la spalla destra. Vi ricordate che mi era arrivata bombata? Bene, mi è arrivata la sostituzione e meno male, è perfetta, come deve essere. Qui abbiamo le due parti con due leghe, alluminio e acciaio. Ecco qui. Questo non c'è problema perché tanto poi verrà mantenuto in posizione una volta messe le viti. Ecco, questo poi andrà montato così. Sarà sicuramente la parte alta del torace. Qui poi verrà messa la testa. E poi guardate Koji Kabuto, che spettacolo, tutto dipinto a mano. Addirittura non è un pezzo unico, come potete vedere, prima di assemblarlo hanno messo le lettere R destra e L sinistra, vedete sotto le suole, si vedono, eccole lì, così come anche per le braccia, sono state aggiunte dopo, bellissimo. Ecco qui. Bellissimo. Come potete vedere tutto combacia perfettamente bene, non ci sono spazi. Questo è quello che abbiamo sotto. Qui ci rendiamo conto, ma che modello stiamo costruendo? È meraviglioso, meraviglioso, sono troppo contento. Non si era mai visto nulla del genere prima. Eccoli. Qui abbiamo il tappo dove poi con una siringa andremo a mettere l'acqua per poter far funzionare la membrana. Non provatela assolutamente senza acqua perché la danneggiate. State attenti, mi raccomando. L'acqua vi sconsiglio di usare quella del rubinetto, ma usate acqua demineralizzata. L'acqua distillata, per capirci, perché è priva di calcare e la membrana, una volta che non la usate più, se c'è una acqua molto dura, cioè con più calcare all'interno, vi si secca e poi la membrana la buttate via. Mi auguro che vi siate presi qualche numero doppio di quelli importanti, così come ho consigliato, numero 1, numero 2 e numero 3. Mi raccomando, è vero che non ci dobbiamo giocare, ma io vorrei chiedere a voi tra qualche anno dove andate poi a prendervi un ricambio se vi si danneggia. Quindi LED, questa, che poi manderà fuori l'acqua nebulizzata. Mi raccomando, ascoltatemi, prendetevi più numeri. Qui poi è la base dell'overbuilder, queste poi si chiuderanno per consentire all'overbuilder di atterrare qui. Ma che bello, va bene ragazzi.
Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo e se avete piacere, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook, ce n'è uno per ogni modello che sto costruendo. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo e mi raccomando non mancate perché adesso vado subito a preparare il video del montaggio numero 10 e 11. Ciao!